Ciao a tutti! Il tutorial di oggi è il secondo dei tutorial sulla tecnica C2C. Nel primo tutorial, che se non avete visto vi lascio linkato nell'angolo qui sopra e nel box informazioni, abbiamo visto la tecnica C2C ad uncinetto. Abbiamo imparato come cominciare il lavoro e come seguire uno schema e in particolare abbiamo seguito questo schema. Se non avete lo schema, innanzitutto vi consiglio di guardare il primo tutorial e comunque ve lo lascio linkato anche questo nel box informazioni. Nel tutorial di oggi vedremo come saldare i fili dietro e come nasconderli al meglio se abbiamo dovuto tagliarli e vedremo come creare il cuscinetto, come fare un contorno intorno alla lavorazione C2C e creare il cuscino. Ma non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Alle volte, come abbiamo visto, dobbiamo tagliare il filo, per esempio anche quando smettiamo di utilizzare un colore. Per nasconderlo lo infiliamo in un ago, tiriamo prima bene in maniera che il punto bassissimo con cui abbiamo concluso sia ben teso e nascondiamo attraverso i punti. Andata, ritorno e andata. E tagliamo. E in questo modo nascondiamo tutti i fili della lavorazione. Come abbiamo detto, abbiamo deciso un rovescio e un dritto del lavoro, ma in realtà anche il rovescio è uguale perché nascondendo i fili come abbiamo imparato non si vede nessuna saldatura né fili che escono. Quindi ora vediamo come fare il contorno di punti bassi. Se avete come me fili che girano intorno, quindi filo di inizio o di fine, vediamo come nasconderli all'interno del bordo. Scegliamo il colore con cui fare il bordo e prepariamo un nodino iniziale. Ci agganciamo in un angolo, quindi per esempio nella prima delle 3 catenelle di questo lato, di questo angolino, e agganciamo con un punto bassissimo, una catenella, e lavoriamo un punto in ogni punto. Per esempio, dove abbiamo le catenelle lavoriamo un punto basso in ogni catenella, 1, 2, 3, e dove abbiamo i punti alti lavoriamo un punto basso in ogni punto alto. E continuiamo così per tutto il lato. Un punto basso in ognuna delle 3 catenelle, 1, 2, 3, e un punto basso in ognuno dei punti alti, 1, 2 e 3, e continuiamo così per tutto il lato. E una volta arrivati all'angolo, nel punto d'angolo, invece di lavorare un solo punto, ne lavoriamo 3, quindi 2 e 3. E ricominciamo sull'altro lato. Da questa parte abbiamo le catenelle su cui abbiamo lavorato i 3 punti bassi, per esempio di questo quadratino, e quindi lavoriamo un punto in ogni catenella, 3, e abbiamo i punti alti, ma questa volta messi da questa parte. Quindi in questo caso i 3 punti li prendiamo qui su questa linea, su questo filo che passa qui, sul filo che passa al centro del punto alto e sul filo che passa sotto, sempre prendendo 2 fili. Quindi nel punto alto prendiamo un punto entrando nella parte alta del punto alto,
un punto entrando nella parte centrale del punto alto e un punto entrando nella parte bassa del punto alto, un punto in ognuna delle catenelle, 1, 2, 3, e nel punto alto un punto nella parte alta, un punto entrando al centro e un punto entrando nella parte bassa. E in questo modo giriamo tutto intorno al nostro rettangolo o al nostro quadrato. Un punto in ogni punto e 3 punti nel punto d'angolo. Può capitare che sul laterale abbiamo dei fili da nascondere e quindi li mettiamo all'interno di questo bordo lavorandoli in mezzo ai punti, quindi lasciando il filo in mezzo al punto. Così, in questo modo viene nascosto e poi alla fine tagliamo il filo. Io per il mio cuscino ho deciso di fare 2 giri di punti bassi perché come misura ho visto che andava bene così. Voi fatene quanti volete. In ogni caso, alla fine di ogni giro chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto basso del giro. In ogni giro che lavoriamo nell'angolo, nel punto centrale dell'angolo, lavoriamo sempre 3 punti bassi. Il davanti del mio cuscino è questo, quindi lo schema che abbiamo visto insieme più 2 giri di punti bassi. Per la parte dietro ho lavorato in questo modo, quindi a righe cambiando colore ad ogni riga. In questo caso ho dovuto tagliare il filo ad ogni riga e siccome l'inizio e la fine dei fili erano tutti sul bordo, li ho nascosti come abbiamo visto per il beige, li ho nascosti tutti all'interno del primo giro di punti bassi. L'ho fatta a righe perché volevo vedere anche la lavorazione a righe, appunto, che è molto bella, ma ovviamente potrebbe essere stato tinta unita oppure di nuovo questo schema. Appaiamo i 2 rovesci del lavoro, quindi all'interno abbiamo i rovesci e all'esterno il dritto, e uniamo le 2 parti con un giro di punti bassissimi. Quindi prendendo il punto corrispondente entriamo in tutto il punto del pezzo davanti e in tutto lo stesso punto del pezzo dietro, così, e lavoriamo un punto bassissimo. Tutto il punto davanti, tutto il punto dietro e lavoriamo un punto bassissimo. Quando lavoriamo punti bassissimi è sempre molto importante non stringere troppo per non arricciare il lavoro. Un punto in ogni punto. E continuiamo così tutto un giro di punti bassissimi, un punto in ogni punto anche negli angoli, lavorando 3 lati, quindi arriviamo fino a qui. Una volta lavorati i 3 lati di punti bassissimi, arrivati a questo angolo lo lavoriamo completamente, quindi lavoriamo tutto l'angolo di punti bassissimi e anche qualche punto in più in maniera che gli angoli restino chiusi. Qui vedete voi quanto andare avanti, io sono andata avanti un paio di punti dopo l'angolo. Lavorati i punti che vogliamo, facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E poi questo filo lo nascondiamo con l'ago. Dall'altra parte, non so voi da dove siete partiti, ma se siete partite come me avete l'angolo aperto e quindi da questa parte riagganciamo il filo e lavoriamo questi punti bassissimi in maniera da avere l'angolo chiuso come da questa parte. Un nodino iniziale e partiamo dal punto da cui vogliamo partire, quindi un paio di punti prima dell'angolo. Agganciamo l'asolina e come prima lavoriamo punti bassissimi prendendo tutto il punto davanti e tutto il punto dietro.
Una volta lavorati tutti i punti, quindi arriviamo da dove siamo partiti, tagliamo il filo, infiliamo l'ago e da questa parte creiamo la chiusura invisibile. Quindi abbiamo finito qui con l'ultimo punto bassissimo, entriamo nel primo punto bassissimo che abbiamo lavorato prendendo tutta l'asola e torniamo indietro al centro dell'ultimo punto che abbiamo lavorato. In questo modo portiamo il filo all'interno del lavoro, qui facciamo un nodino e perdiamo. E tagliamo. Allo stesso modo nascondiamo tutti gli altri fili. Una volta nascosti tutti i fili, attacchiamo 3 bottoncini, 3, 2, quanti volete voi, nella posizione che preferite. Utilizziamo come asole i buchi che naturalmente si creano con la lavorazione C2C, quindi scegliete un bottoncino che passi, ovviamente. E questo è il cuscinetto finito. Io ho scelto di chiuderlo con i bottoncini di lato, è credo la maniera più semplice, ma voi ovviamente potete rifinirlo come volete, potete mettere una cerniera o fare qualunque altra cosa. Io devo dire che trovo questo cuscinetto adorabile, sia da questa parte che da questa. La lavorazione C2C si presta perfettamente per fare appunto cuscini, copriletti, ma adesso che stavo lavorando questo pezzo ho visto che è perfetta anche per esempio per fare cover per il tablet, per il computer, per il cellulare. È veramente molto versatile, è bellissima a righe, è bellissima in tinta unita ed è ovviamente fantastica perché ci permette di lavorare dei disegni. Io devo dire che sono veramente contenta di aver fatto questo tutorial per voi, ma anche per me questa volta, perché conoscevo la tecnica ma non l'avevo mai lavorata e devo dire che è veramente bellissima. Oltre a darci la possibilità di lavorare dei disegni, ha anche un po' un aspetto quasi 3D e soprattutto è veramente, scusate se mi ripeto, veramente bellissima per fare copriletti. Cioè, non credo che ci riuscirò mai, ma penso che un copriletto con questa tecnica verrebbe veramente splendido. Io come sempre vi ringrazio tantissimo di avermi seguita anche in questo tutorial, spero tanto che vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti qui sotto al video. Se vi è piaciuto mettete un bel like e condividete e iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Ed io come sempre vi mando un grande abbraccio, un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!